Quando entriamo in un negozio siamo spesso aiutati nelle nostre scelte di acquisto. Alle volte ci lasciamo convincere, influenzare, altre volte capiamo che in realtà quel suggerimento non ci calza a pennello. Ma c'è una domanda che difficilmente ti verrà fatta dai rivenditori, anche da quelli dei mobili. Vediamo qual è questa domanda fondamentale in questo video. Ti è mai capitato di indossare un vestito che in apparenza ti calza a pennello, ma con il quale proprio non sei a tuo agio? Potranno dirti che ti sta tanto bene, che è perfetto per te, eppure non lo porterai mai in pubblico, perché non ti fa sentire come vorresti. Non importa quanto in teoria sia bello e adatto a te, non lo senti tuo. Sapevi che la stessa cosa accade anche con l'arredamento? Non stiamo parlando di un aspetto secondario. Gli arredi sono ciò che faranno nascere sensazioni ed emozioni nella persona che vive la casa, che daranno vita all'atmosfera che respirerai ogni singolo giorno, non trovi? Immagina ora di entrare a casa tua, quella a cui stai dando vita con tanti sacrifici. Come pensi che ti sentiresti se i mobili non fossero capaci di rappresentarti? Davanti a te si apre una sala luminosa e ampia, arredata in modo esteticamente perfetto. Sulla carta tutto bellissimo e in pratica, per qualche motivo, senti che l'atmosfera è fredda e impersonale. Non ti senti veramente a casa. E cosa c'è di più brutto del tornare a casa dopo una giornata di lavoro e non provare quel senso di accoglienza che, caspita, ti meriti? Sarebbe davvero frustrante, soprattutto se pensi a quanto di te stessa hai dedicato alla creazione di quella che doveva essere la casa dei tuoi sogni. E poi credimi, se ti ritrovassi a vivere in una casa che non ti rappresenta, faticheresti a rilassarti al 100% e ogni aspetto della tua vita ne risentirei. Per questo motivo devi fare molta attenzione quando vai a cercare gli arredi che dovranno arricchire la tua abitazione. Sono certa che quando entrerai in un negozio ti faranno le seguenti domande: che stile cerchi? Che colori preferisci? Seguite poi da un lungo monologo sulle nuove tendenze, sulla qualità estrema di alcuni materiali e poi ti porteranno a vedere lo showroom con ambientazioni bellissime. Ma hai capito cos'è appena accaduto? Stanno cercando di venderti un arredo sulla base di un semplice appagamento estetico. E per di più lo stanno facendo mostrandoti situazioni create ad hoc che appaiono bellissime, ma che non sono reali, sono semplici scenografie. Sei davvero sicuro che la tua camera apparirà esattamente come quella finta che ti hanno mostrato in showroom? Le dimensioni, le luci, le posizioni degli elementi non saranno mai le stesse che creerai a casa tua. Il risultato sarà così completamente diverso. Ciò che invece dovrebbe fare un venditore che ha a cuore il tuo benessere è rivolgerti una sola domanda, ed è questa: come ti fa sentire questo arredo? Non sono lo stile o la gradevolezza estetica gli elementi da eseguire. Certo, sono aspetti importanti, ma non sono sufficienti per farti sentire accolta dentro alla tua stessa casa. Per questo è imprescindibile partire dalle sensazioni che provi. Solo una vera e propria analisi sul tipo di persona che sei, su quello che desideri, sul tuo stile di vita può permetterti di raggiungere quel senso di pace e accoglienza che vorresti provare ogni volta che torni a casa. E se nessuno si preoccupa di sapere chi sei e quali sono le tue esigenze, stai pur certa che ti ritroverai sì con una casa bellissima, ma che alla fine non ti rappresenterà. Bisogna però dirlo, non è questo il mestiere di un venditore di mobili, il quale giustamente si preoccupa di venderti un prodotto di qualità bello. In fondo non può neanche saperlo che non è sufficiente per farti sentire bene a casa. Ora, capisci perché è importante farsi aiutare da un interior designer? Non si tratta di avere una casa più carina o di far morire di invidia a un'amica. Stiamo parlando del tuo benessere. Stiamo parlando della preziosa possibilità di sentirti a proprio agio a casa tua.
Hai idea di quante persone mi contattino dicendomi di non riuscire a sentirsi accolte a casa propria? Molte persone pensano che il lavoro di un interior designer sia quello di rendere più bello uno spazio. In realtà la verità è molto diversa, almeno per me. Prima di ogni altra cosa mi preoccupo di scoprire chi è la persona che ho davanti, quali sono le sue esigenze e che tipo di vita conduce. Solo sulla base di queste informazioni comincio a lavorare ad un progetto di benessere nel quale la parte estetica ha sì un valore importante, ma non è l'unico obiettivo che persegue. La vera differenza sarà la capacità di rendere bella, ma allo stesso tempo accogliente e rappresentativa la tua casa, che comincerai a percepire come un vero e proprio rifugio. Ti piacerebbe scoprire di più su come posso trasformare una semplice casa nel tuo luogo più confortevole? Ti basta mandarmi un messaggio, trovi i miei contatti in descrizione. E non preoccuparti, è senza impegno. Sarò davvero felice di rispondere a tutte le tue curiosità. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere per favore con un like o con un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.